Ciao amici, bentornati a un nuovo appuntamento di questa mia invenzione che è appunto il calendario del Patus Avvento. Allora, oggi siamo al 14 di novembre, quindi esattamente un mese prima del giorno in cui gli elettori, i grandi elettori americani, decreteranno chi sarà il nuovo presidente americano, quindi il nuovo POTUS. Come ho spiegato nella puntata precedente, ho deciso di creare questo appuntamento quotidiano con voi proprio per darvi non tutte le informazioni della giornata, ma tendenzialmente cercare un cioccolatino, una dolcezza, una informazione positiva da condividere con voi per camminare insieme verso questo giorno che è fonte di ansia per tantissimi di voi e me lo continuate a scrivere e lo so. Mi scuso per tutte le domande a cui non riesco a dare risposta in tempo reale, perché molto spesso mi scrivete su Facebook, dove veramente faccio fatica a stare dietro a tutti i messaggi che arrivano, le mail o a volte sotto i video di YouTube. Cerco di rispondere, abbiate pazienza se ogni tanto non lo faccio, se vedete che passa un po' di tempo e non vi rispondo provate a richiedermelo, non è cattiveria. In ogni caso vedo che la tensione sale sempre di più. Qualcuno mi chiede delle tecniche di rilassamento, delle tecniche di gestione dell'ansia e cosa volete che vi dica? Allora, in questi casi bisognerebbe andare a vedere persona per persona quali sono i tasti personali propri su cui si è più sensibile, dove è meglio lavorare, ci vorrebbe un lavoro psicologico mirato, quindi vi consiglio di andare magari da uno psicologo che lo faccia di mestiere e che possa concentrarvi sì su di voi nella maniera più specifica, perché se lo faccio io a distanza per tutti uguale rischio solo di dire delle banalità e poi non otterremo il risultato. Io cerco già di tirarvi su di morale, cerco già di darvi qualche sprone per vedere il mondo con altri occhi e sono certa che piano piano tutti voi che adesso mi scrivete e che quindi state cercando di capire quello che sta succedendo, non vi bevete tutto quello che viene detto e avete una visione critica e state andando avanti e quindi siete in cammino, sono sicura che piano piano quest'aria, quest'ansia, scusate, sempre di più scenerà. Allora, la notizia di oggi è la manifestazione che sta avvenendo in questo momento a Washington. È una manifestazione incredibile, grandiosa. Ci sono più di 1 milione di persone, dicono, forse saranno anche molte di più, per la strada a Washington a manifestare. E si è aggiunto anche Donald Trump, che è arrivato, ci sono dei video in cui si vede proprio lui con la macchina che arriva, si è unito alla gente, si è unito alla folla. Inizialmente è stato tutto molto pacifico, fate conto che in America sta avvenendo questo, quindi in realtà probabilmente durante la notte avremo altre informazioni che io non riuscirò a dirvi, però a parte qualche segno di tensione, violenza e scontro legato ai soliti Antifa, BLM, eccetera, eccetera, in linea di massima si trova una folla di persone che stanno manifestando pacificamente. Mi ha colpito vedere i video, sono tanti, li trovate un po' dappertutto, li trovate sulle nostre chat di Telegram, li trovate sicuramente ormai anche su Facebook. Io non sono tanto da Facebook, quindi in realtà non so darvi delle indicazioni tanto precise, ma vi posso dire che piano piano lo vedrete sempre di più. Ci sono gente di ogni tipo, ci sono anche delle persone di colore che stanno manifestando pro Trump e c'è anche chi ironizza sul fatto che comunque non tutte le persone di colore siano pro Biden o votino Biden o si appoggino ai Black Lives Matter, non per questo pensano che le vite dei neri non contino, ma sappiamo bene che è tutta un po' una manovra. Ora a me fa stupire perché non so se voi avete visto il video del momento in cui Biden ha festeggiato il fatto che lui fosse diventato presidente, quindi c'è stata proprio una manifestazione con tanto di discorso suo e di Kamala Harris proprio a Washington e i video erano pietosi, facevano vedere solo un'angolazione, solo in un punto in cui sì c'erano forse 200 persone
non lo so, forse meno, in cui venivano inquadrati sempre 2 o 3 categorie di persone, tendenzialmente o persone di colore o messicani o sudamericani o bambini, addirittura i bambini coi cani, quindi la situazione più familiare possibile. Gente normale praticamente non ce n'era, stranissimo, ma comunque molto molto pochi. Se voi vedete la invasione che c'è in questo momento a Washington di persone con le bandiere pro Trump è veramente sconvolgente, e questo fa veramente ben sperare, e soprattutto ricordiamoci che Washington è una di quelle città che teoricamente, a sentire la narrativa ufficiale, ha votato democratico, quindi Biden, e quindi una nazione di quelle blu. Un'altra piccola caramellina che vi posso dare è quella che pare che la Georgia sia definitivamente passata ai repubblicani, che quindi sia ormai, anche se non so se tutti mainstream, non credo affatto che i titoli dei grandi giornali già lo riportino, ma comunque lo scarto di voti, che non era poi tanto, è stato reso nullo perché è stato invalidato proprio dal solito problema che sappiamo che ci sono tutti questi brogli elettorali, e quindi ormai è così, anche perché adesso sta cominciando a girare sempre di più la mappa dei posti dove c'era il famoso voting system che abbiamo visto, che è questo programma software utilizzato per contare i voti delle elezioni, e che questo programma aveva delle problematiche tipo dei glitch, veniva detto così, insomma, che trasmutavano in maniera alchemica i voti democratici, i voti repubblicani in democratici, quindi i voti di Trump diventavano miracolosamente di Biden. Non si sa bene perché, per come, però è così, e pare che adesso ci sia l'indagine su una serie di stati particolarmente critici che tutti ormai abbiamo sentito, che sono il Nevada, l'Arizona, il Michigan, il Wisconsin, il scusate, la Georgia, che abbiamo visto adesso che ormai diciamo che si può decretare repubblicana, e la Pennsylvania. In questi specifici che vi ho nominato adesso c'era proprio questo tipo di macchina, con questo tipo di software, che sappiamo essere, ve l'avevo anche già detto, di proprietà per il 60% del marito di Nancy Pelosi, dei democratici. Sappiamo che è strettamente legato alla Clinton Foundation, ha fatto un sacco di donazioni alla Clinton Foundation, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo ormai è storia. Quello che lo era un po' meno è che proprio abbiamo una cartina con sottoscritto Dominion Voting System, quindi la cartina di questo programma dove veniva utilizzata questa macchina, questo software, e se andate a vedere tutte le città dove è stato utilizzato, perché c'è proprio contea per contea il pallino arancione dove è stato utilizzato il Dominion Voting, sono proprio gli stati che vi ho nominato, cioè quelli in cui stranamente ci sono stati dei passaggi di voti repentini e Trump ha perso improvvisamente quando invece sembrava in testa nella corsa elettorale, e adesso stanno facendo delle analisi, insomma c'è in ballo delle indagini, ecco. Quindi la bella notizia è che si sa che tutte queste zone fanno parte di questo Dominion, che si sa che la Georgia ormai è passata ai repubblicani, e vi posso dire di più, che ci sono, in base a queste indagini che stanno avvenendo in questo momento di riconteggio dei voti, anche se sappiamo che la Corte Suprema è da lunedì che comincerà a prendere in mano tutte queste indagini fatte, a tirare le conclusioni, a dire delle cose, ma comunque basandosi sui dati che sono stati ricavati da un riconteggio e una rianalisi delle schede trasparente, in cui al contrario di prima chiunque poteva andare a vedere, abbiamo scoperto che 333 senatori, siamo a 333 come numero di di grandi elettori dovrebbe essere già di Trump, di conseguenza significa che ha già stravinto, perché ne bastano 270 con i nuovi conteggi, ma addirittura c'è un pronostico che come previsione prevede
405, che sono veramente, veramente tanti. Quindi io capisco che la narrativa ufficiale continui a dire sempre le stesse cose, ma le informazioni ogni giorno mettono un carico da 90 sopra allo zaino di Biden con voti e frode elettorale, cioè è sempre più schiacciato dalle prove della frode. Stanno uscendo in queste ore anche diverse dichiarazioni di persone differenti che tutte dicono di essere andate a votare e gli è stato imposto di utilizzare un pennarello anziché la penna normalmente che viene utilizzata per poter votare, e loro contrariati hanno chiesto di poter utilizzare l'altra che era comunque lì presente e gli hanno imposto di usare il pennarello. Insomma, cose strane, succedono cose strane, sempre di più. Intanto in questo momento sappiate che Washington DC è praticamente tutta una fiumana rossa che sta manifestando pro Trump, con Trump, e c'è un'altra manifestazione organizzata spontaneamente a New York che non so dirvi quando perché ancora non sono riuscita a reperire benissimo il periodo, la data, il giorno giusto, ma so che si sta muovendo anche quell'area dell'America. Quindi sempre più vicini al, diciamo così, allo smascherare, al togliere la maschera dei democratici che hanno detto fino ad adesso che in realtà Trump non voleva arrendersi alla sua sconfitta schiacciante, tanto schiacciante non sembrerebbe. Vi faccio notare adesso, giusto per tirare lì ancora 2 minuti e fare il quarto d'ora giusto, che è il tempo che vorrei darmi tutte le volte per questi incontri, vi dico ancora che ha fatto ieri notte per l'Italia, tipo le 3 doveva essere un discorso Trump in cui ha parlato del progetto Speedy Warm Up, adesso non mi ricordo il nome preciso, comunque quello relativo al vaccino, quello che ha fatto in modo che ci fosse appunto un vaccino pronto per la fine dell'anno. Questo ovviamente ha fatto agitare, fa agitare un sacco di gente. Se ascoltate bene tutto quello che viene detto, io non mi agiterei. Il vaccino sì è pronto. Insieme al vaccino addirittura quello della Pfizer, quello della Moderna, ci sono addirittura 4 vaccini pronti che stanno finendo le ultime sperimentazioni, la Pfizer ormai è già andato, pronto, ci sono anche delle cure di supporto, ben 2 alternative, e comunque si consiglia alle persone che sono in fascia più critica di fare il vaccino che loro sostengono essere pulito. Ora uno dice, figuriamoci la Pfizer, la Moderna, no? Sono proprio le aziende tipicamente legate al sistema democratico e legate a tutti questi nomi che non ci piacciono. Sì, nonostante questo stanno facendo fatica i democratici a ingoiare questa storia del vaccino, eppure è la loro azienda, eppure voglio dire dovrebbero esserne contenti visto che hanno sempre collaborato con queste figure. Io vi posso solo dire una cosa stranissima, che proprio quando il vaccino è stato detto che era pronto, che aveva una efficacia del 90%, eccetera, eccetera, quindi grande traguardo, perché era stato creato tra l'altro in tempi da record, almeno c'è stato messo un quinto del tempo, forse ancora più velocemente, è stata proprio spinta la crescita di questa cosa. L'amministratore dell'azienda ha venduto tutte le sue azioni della Pfizer. Ora, come mai le aziende di una casa farmaceutica, al momento in cui sta per lanciare sul mercato un prodotto così fantastico, così miracoloso, quello che in realtà tutti dovrebbero aspettarsi e hanno richiesto, vende tutte le proprie azioni? Chissà. Io vi posso solo dire che non è mai successo, io vi posso solo dire che normalmente queste aziende hanno sempre prodotto un sacco di farmaci, ne sono sempre andati molto orgogliosi e lungi da loro togliersi proprio al momento in cui usciva un prodotto particolare, quindi è una cosa che sinceramente
onestamente dovrebbe farci pensare. Comunque non ha mai detto che il vaccino sarebbe stato obbligatorio, Donald Trump. Sappiate e fate mente locale al fatto che tantissime persone vedono la soluzione della propria vita nel vaccino e della propria possibilità di sopravvivere, e sarà difficile poter spiegare quanto invece i vaccini sono sempre stati un'arma per danneggiare, non per proteggere il genere umano, ma siccome questo tipo di pensiero è molto diffuso, forse conviene aggirarlo. Pare che in uno di questi vaccini ci sia un antigene, quindi in realtà qualcosa che dovrebbe rafforzare il sistema immunitario e quindi una sorta di ricostituente. Chissà veramente che cosa ci hanno messo dentro in tutto questo. E comunque ben venga la libertà di scelta, ognuno sarà libero di scegliere se arrischiarsi con questo vaccino, che apparentemente dicono che è pulito. Vediamo, probabilmente è anche vero, ma in ogni caso io sono molto contenta che non ci sia l'obbligo di tutto questo, e quindi no panico rispetto a questo discorso. L'esordio comunque di questo discorso è stato: visto che abbiamo il vaccino, non c'è più nessun motivo di tenere l'America chiusa, quindi tutti gli stati dovranno riaprire e permettere alla gente di lavorare. Ovviamente dovranno lavarsi le mani, ovviamente se ci sarà una condizione di contatto con le persone troppo ravvicinata, sarà comunque consigliata per un periodo la mascherina, ma ricominciamo a vivere, ricominciamo a far andare avanti le aziende, ricominciamo l'economia, perché tanto il vaccino c'è. Questo è stato il primo discorso che è stato fatto. Quindi anche rispetto a questa comunicazione di questa notte di Trump, direi che possiamo leggerla come un segnale positivo, il segnale positivo di ricominciare a far carburare la nazione americana, e di conseguenza, se poi noi riusciamo in qualche modo ad accodarci, anche quella italiana. Ok, con questo vi lascio alla ricerca di informazioni su questa manifestazione che sta andando alla grande a Washington, e vi lascio al prossimo appuntamento del calendario del POTUS Avvento, che sarà domani. Buona serata a tutti. Ciao.